Quando pensiamo al Rinascimento italiano, pensiamo alla bellezza, palazzi luminosi, architetture perfette, un mondo che immaginiamo ordinato e razionale. Ma se spostiamo lo sguardo fuori dalla cornice, la realtà cambia. La maggior parte delle persone non viveva in quell'ideale di armonia, ma in case comuni, segnate da limiti molto concreti. In questo video non entreremo nelle corti degli estensi e dei medici, entreremo nelle case vere. Cercheremo di capire cosa voleva dire vivere, respirare e abitare quegli spazi. In un'epoca in cui le idee correvano avanti, ma le condizioni materiali dell'abitare restavano per molti aspetti ancora medievali. Questa è la vera casa del Rinascimento. Per capire come si viveva in una casa del Rinascimento, dobbiamo partire da una cosa fondamentale: dove viveva davvero la maggior parte delle persone. Se oggi passeggiamo nei centri storici di città come Firenze, Bologna, Genova, alziamo lo sguardo e vediamo case strette, addossate l'una all'altra e sviluppate in altezza. Questa è l'eredità diretta della città medievale che il Rinascimento intensifica. Nonostante l'ideale umanistico predicasse piazze larghe e strade rettilinee per far circolare l'aria e disperdere i miasmi, la realtà era ben diversa. Il Rinascimento nasce dentro città già esistenti, spesso sovraffollate e chiuse dentro mura. Perciò lo spazio era prezioso, costava caro. Bisognava per forza di cose costruire abitazioni che crescessero verso l'alto. In questo periodo la casa comune, quella dei ceti medio-bassi, era spesso una casa a schiera verticale. Al piano terra si trovava quasi sempre la bottega, il magazzino o lo spazio di lavoro. Era una zona rumorosa, aperta alla strada e in parte pubblica, e se non c'era la bottega potevi trovare un dettaglio architettonico geniale che sopravvive ancora oggi, soprattutto in Toscana e a Firenze: le buchette del vino. Se guardate le facciate di certi palazzi, proprio all'altezza della mano noterete delle porticine minuscole ad arco, grandi appena per far passare un fiasco. Servivano a trasformare la cantina privata in un negozio, senza mai aprire il portone di casa. Attraverso quel buco i servitori vendevano il vino prodotto nelle terre del padrone direttamente ai passanti. Era un sistema perfetto, zero intermediari e soprattutto sicurezza sanitaria. Durante le pestilenze queste buchette permettevano di passare cibo, fiaschi e ricevere monete senza nessun contatto fisico. Per entrare nella dimensione domestica bisognava salire le scale, ed è qui che la nostra idea moderna di casa inizia a scricchiolare. Nelle abitazioni comuni non esisteva la divisione netta degli spazi a cui siamo abituati, non c'erano corridoi. Le stanze erano passanti. Per andare dalla cucina alla camera da letto dovevi attraversare gli spazi intermedi. Ogni ambiente svolgeva più funzioni. In pochi metri quadrati si mangiava, si lavorava, si ricevevano visite e spesso si dormiva. Anche il concetto di privacy era molto diverso dal nostro. Le famiglie vivevano ammassate, spesso insieme a garzoni o apprendisti che abitavano sotto lo stesso tetto del maestro. Non era raro che più persone condividessero lo stesso letto o lo stesso giaciglio, soprattutto nei mesi freddi, perché il corpo umano era una delle poche fonti di calore disponibili. A proposito di queste stanze, c'è un dettaglio che smonta completamente la nostra idea di ordine rinascimentale. Se oggi entrate in un palazzo restaurato, ammirate pareti bianche e intonaci perfetti, ma all'epoca quei muri parlavano letteralmente. Dato che la carta costava cara, per un artigiano o mercante la parete di casa diventava un enorme taccuino. Con un pezzo di carboncino o di gesso si scriveva direttamente sull'intonaco. Si segnavano i conti della spesa, i debiti dei clienti, promemoria, o si facevano schizzi e disegni. Durante molti restauri moderni, sotto strati di pittura successiva, sono riemersi calcoli matematici e liste della spesa fatti 500 anni fa. La casa era un ambiente vissuto fino all'ultimo centimetro. In questo contesto la camera non era il luogo intimo che immaginiamo oggi. Era semplicemente una stanza con un letto attraversata continuamente dalla vita quotidiana. Si nasceva lì, si discuteva lì, ci si ammalava lì
e spesso si moriva lì. Il letto, tra l'altro, non era un oggetto scontato come oggi, era un bene costoso, tanto che compare spesso negli inventari e nei testamenti come uno degli oggetti più preziosi della casa. Chi non poteva permetterselo dormiva su sacconi di paglia, stesi direttamente sul pavimento o su strutture rudimentali. E proprio accanto al letto c'era un altro gigante di legno che nelle case del ceto medio-alto nascondeva un segreto insospettabile. Sto parlando del cassone nuziale. Era la grande cassapanca che conteneva il corredo della sposa. Dall'esterno sembrava un mobile austero, decorato con stemmi o scene religiose serie, ma sollevando il coperchio avreste trovato una sorpresa scioccante. L'interno del coperchio era spesso dipinto con nudi espliciti, veneri sdraiate o scene d'amore molto audaci. Attenzione però, non era pornografia nascosta per vergogna, era medicina. Secondo le teorie dell'epoca, la vista di un bel corpo nudo e felice stimolava l'immaginazione della donna e favoriva il concepimento di figli belli e sani. Era un contrasto davvero affascinante. In quelle stanze dove la privacy non esisteva e si viveva tutti insieme, l'erotismo e l'intimità venivano letteralmente chiusi dentro un mobile, pronti a rivelarsi solo per un attimo. La casa comune nel Rinascimento quindi era uno spazio condiviso, denso di persone e di attività, che cambiava poco rispetto al passato medievale, anche se intorno si stava formando un nuovo modo di pensare l'uomo e il mondo. Ma com'era l'atmosfera sensoriale in queste stanze? Se potessimo trasportarci lì ora, la prima cosa che noteremmo non è l'architettura, ma l'aria. L'aria interna delle case rinascimentali era pesante, spesso irrespirabile. Il primo colpevole era il fuoco. Il camino era il cuore della casa, l'unica fonte di calore e lo strumento per cucinare. Ma i camini del 400 e del primo 500, sebbene tecnicamente migliori di quelli medievali, tiravano male. Nelle giornate di bassa pressione o di vento contrario, il fumo riempiva la cucina e le stanze superiori. Infatti le cronache e i trattati medici del tempo sono pieni di rimedi per gli occhi arrossati e le tossi croniche. Vivere al chiuso significava vivere in una costante semi-affumicatura. Il fumo però non era inutile, aiutava a conservare i cibi appesi alle travi e in parte teneva lontani alcuni insetti. Poi c'era il problema della luce. Il vetro era ancora un lusso. Nei palazzi nobiliari iniziavano a vedersi le prime vetrate a rulli o a fondi di bottiglia, ma nella casa dell'artigiano medio le finestre erano chiuse da impannate, telai di legno su cui era tesa una tela di lino o di canapa, imbevuta di olio o trementina per renderla traslucida. Non so se avete mai sentito l'odore della trementina, ma è terribile. Queste impannate lasciavano passare una luce giallastra, diffusa e spettrale, ma non permettevano di guardare fuori. E soprattutto non isolavano bene. Pensate che nel Rinascimento vetri e impannate costavano così tanto da essere considerati beni mobili personali. Quando una famiglia traslocava, si portava via le finestre. Infatti nei contratti d'affitto spesso troviamo che la casa veniva affittata senza chiusure. Immaginate di arrivare nella vostra nuova casa e trovare solo i buchi nei muri. Chi non poteva permettersi di comprare i telai doveva chiudere i buchi con assi di legno o paglia, vivendo al buio. D'inverno la scelta era drastica. Come abbiamo visto nel video Sopravvivere all'inverno nel Medioevo, anche nel Rinascimento o tenevi le imposte serrate e quindi vivevi al buio o alla luce delle candele di sego che puzzavano di grasso animale bruciato, oppure aprivi tutto per avere luce ma entrava un sacco di gelo. Ecco perché l'abbigliamento da casa non esisteva. Dentro casa si stava vestiti esattamente come fuori, strati di lana, pellicce per chi poteva, cappelli in testa e mantelli. La casa non era un rifugio caldo, era solo un riparo dal vento diretto e dalla pioggia. Nel Rinascimento, mentre si iniziava a teorizzare l'importanza di spazi salubri e ben arieggiati, la vita quotidiana rimaneva ancorata a soluzioni di fortuna, in gran parte ereditate dal Medioevo. Parliamo ora di una delle difficoltà più concrete del vivere in una casa rinascimentale:
addirittura peggiore rispetto alle case medievali. Sto parlando dell'acqua. Oggi siamo abituati a vederla arrivare in casa, calda e disponibile in ogni momento. Nel Rinascimento invece l'acqua si portava a mano, si attingeva dal pozzo del cortile comune o dalla fontana di quartiere e poi si trasportava a braccia con secchi di legno o di rame, salendo scale strette e ripide. E qui c'è un paradosso storico. Le città nel Medioevo avevano bagni pubblici dove la gente poteva andare a lavarsi, ma nel Rinascimento, per paura delle malattie e per una nuova morale più rigida, i bagni pubblici chiudono. L'igiene diventa un fatto privato. Risultato? Tutta l'acqua che trovavi nel bagno pubblico prima, ora te la devi portare in casa da solo, su per 2 o 3 piani di scale ripide. Ecco perché l'igiene domestica diventa una fatica fisica massacrante che scoraggiava chiunque dal lavarsi troppo spesso. Questo limite fisico condizionava tutta la vita domestica. Nelle case comuni non esisteva una stanza da bagno come ambiente separato. Esistevano però alcuni punti e alcuni oggetti dedicati all'uso dell'acqua sparsi negli spazi della casa. Il principale era l'acquaio. Una vasca di pietra incassata nel muro, spesso collocata sotto una finestra. Lì si lasciavano stoviglie e alimenti e lì ci si lavava anche sommariamente le mani e il viso. Lo scarico, quando c'era, buttava direttamente in strada o nel vicolo sottostante. Era di fatto l'unico punto idraulico fisso dell'abitazione. Per il resto del corpo l'igiene avveniva in camera da letto, ma era una pulizia a pezzi. Si usavano brocche e catini, i cosiddetti bacili, appoggiati su 3 piedi o cassapanche. Dato che portare l'acqua al secondo o al terzo piano era una fatica immane, se ne usava pochissima. L'idea di immergersi in una vasca piena d'acqua calda in casa era logisticamente impensabile per la gente comune. Avrebbe richiesto enormi quantità di legna per scaldarla sul fuoco della cucina e un trasporto estenuante di secchi su per le scale strette. Ecco perché ci si lavava poco, non solo per paura delle malattie, ma per un oggettivo limite strutturale della casa. E per i bisogni fisiologici, qui la gestione dello spazio si fa critica. Dimenticatevi la privacy che avete nel bagno moderno, in una stanza che potete chiudere a chiave. I bisogni si facevano spesso nella stessa stanza dove si dormiva e dove si riceveva. Nelle case più ricche o ben arredate inizia a diffondersi la seggetta o comoda. A prima vista sembrava una sedia normale, magari con braccioli e schienale imbottito di velluto per mascherarne la funzione, ma sollevando il cuscino si rivelava il buco con il vaso sottostante. Era un mobile vero e proprio, integrato nell'arredamento. Nelle case povere invece c'era solo il vaso da notte, tenuto sotto il letto o in un angolo. Capite che il problema domestico principale in questo caso era l'odore. La mattina il rito dello svuotamento dei vasi era il momento critico della giornata. Bisognava scendere le scale con il carico puzzolente, attraversare la bottega o gli spazi comuni e raggiungere il pozzo nero o il punto di scarico. Nonostante divieti e regolamenti cittadini, una parte di questi rifiuti finiva spesso nei canali o in strada. Vivere in una casa del Rinascimento significava convivere con questi oggetti. Il vaso da notte e il catino non erano nascosti in stanze piastrellate lontano dalla vista. Erano presenze costanti accanto al letto, facevano parte della stanza in cui si dormiva e si viveva. La gestione dell'acqua e dei rifiuti era uno degli elementi che più influenzava l'esperienza e l'atmosfera della casa. In casa non si era mai soli, e non solo perché le famiglie fossero numerose, ma perché tra le pieghe del letto e le fessure dei muri vivaccavano centinaia di inquilini senza pagare l'affitto. Sto parlando naturalmente dei parassiti. In un ambiente domestico di questo tipo, caldo in certi periodi, affollato, saturo di tessuti e con pochissime possibilità di pulizia profonda, pulci, pidocchi e cimici dei letti se la spassavano alla grande. E non erano animaletti classisti, non si facevano problemi a infestare sia i pagliericci dei poveri che i letti a baldacchino dei nobili. Le cimici in particolare erano l'incubo delle notti rinascimentali. Si annidavano nelle fessure dei letti di legno, nelle testiere, dietro agli arazzi appesi ai muri per isolare dal freddo. Esistono trattati dell'epoca come
come quelli famosi di Caterina Sforza, che elencano ricette improbabili per liberarsene: decotti di elleboro, fumo di zolfo o l'uso di altre sostanze tossiche spalmate sulle gambe del letto. Un metodo diffuso era mettere i piedi del letto dentro bacinelle d'acqua o olio, creando così un fossato invalicabile per gli insetti che cercavano di salire. La gestione dei parassiti per le donne di casa era un lavoro sfiancante. Bisognava battere le pellicce, arieggiare i tessuti, spargere erbe come la lavanda, il tanaceto o l'assenzio sui pavimenti. Non era solo per il profumo, queste piante contenevano oli essenziali repellenti. I parassiti, come vi dicevo, non facevano grandi distinzioni sociali, colpivano le case povere ma erano presenti anche in quelle dei ceti più alti. Le cimici dei letti, ad esempio, non sono attratte dallo sporco, ma dal sangue e dal calore umano. Possono infestare ambienti estremamente puliti, come hotel moderni, così come case qualunque, semplicemente perché il loro cibo è la presenza di persone. Le case rinascimentali poi offrivano nascondigli ideali per le cimici, che si annidano proprio in tessuti e legno, non solo nei letti poveri. La differenza di ceto sociale si sentiva solo nella possibilità di contenere meglio il problema, grazie a più spazio, più ricambio di biancheria e più manodopera domestica. Convivere con i parassiti significava quindi accettare una forma di disagio quotidiano. Grattarsi, controllare i letti, scuotere i tessuti faceva parte della routine domestica. La casa rinascimentale non offriva una protezione efficace contro queste infestazioni, anzi, per molti aspetti le favoriva. Abbiamo parlato di parassiti, ma le case ospitavano animali ben più grandi. L'idea moderna di separare nettamente lo spazio umano da quello animale era ancora in divenire. Anche in città, nei cortili interni o al piano terra, era normale tenere galline per le uova. Chi aveva un po' più di spazio teneva pure un maiale. Il maiale era l'animale ecologico per eccellenza, mangiava i rifiuti della cucina e alla fine forniva carne per tutto l'inverno. Ma immaginate cosa significasse avere un maiale nel cortile di un palazzo a Firenze o a Siena. L'odore, i grugniti, il letame. Molte città cercarono di regolamentare la presenza degli animali all'interno degli spazi abitativi. I ripetuti divieti e le multe testimoniano che il problema non era marginale. Se le autorità intervenivano così spesso è perché la convivenza tra uomini e animali era diffusa e difficile da controllare. Accanto agli animali di allevamento c'erano poi i cani e i gatti. I gatti erano tollerati, spesso anche incoraggiati, per contenere i roditori. I cani, oltre alla caccia per i nobili, servivano per la guardia, oppure talvolta come scaldapiedi viventi nel letto, o addirittura come tovaglioli. Prima dell'uso diffuso della forchetta, che arriva lentamente, si mangiava con le mani. I manuali di buone maniere del tempo, come il Galateo di Della Casa o Erasmo da Rotterdam, si sentivano in dovere di specificare: non pulitevi le mani unte sul pelo del cane che sta sotto il tavolo. E se lo scrivevano, significava che era un'abitudine diffusa. Il cane faceva da tovagliolo e spazzino istantaneo. In una casa del Rinascimento gli animali erano parte integrante dell'economia domestica. Comfort e igiene passavano in secondo piano rispetto alla sopravvivenza e all'utilità pratica. Tutta questa biomassa umana e animale produceva una grande quantità di rifiuti. Nelle abitazioni comuni non esisteva un sistema efficace di smaltimento. Tutto doveva essere gestito manualmente giorno per giorno. In alcune case c'erano pozzi neri o fosse nei cortili, ma spesso erano insufficienti o troppo vicini ai pozzi da cui si attingeva l'acqua. In altri casi si utilizzavano canali di scolo che correvano lungo le strade. Le autorità cittadine cercavano di regolamentare questi comportamenti, imponendo orari e divieti, ma l'efficacia delle norme era limitata dalla densità abitativa e dalla mancanza di alternative praticabili. Anche se molte città italiane del Rinascimento erano tra le più organizzate d'Europa sul piano urbano e avevano strade pavimentate, spazzini comunali e regolamenti per la pulizia, la battaglia però era impari. Questi tentativi si scontravano con una realtà fatta di alta densità abitativa, animali e rifiuti continui.
continui. Uscendo di casa non calpestavate asfalto pulito, ma un misto di fango, scarti vegetali ed eiezioni animali. E quando rientravate a casa portavate tutto questo con voi, sotto le suole delle scarpe, lungo gli orli dei vestiti. Non a caso in alcune città si diffondono calzature rialzate, come le pianelle o le ciopine, che servivano a sollevare il corpo e i vestiti dal livello della strada. Non erano solo una moda eccentrica, erano una risposta concreta a un ambiente urbano saturo di sporco. La pulizia degli spazi domestici era un'operazione continua. I pavimenti venivano spazzati e lavati con acqua e aceto, mentre le ceneri del focolare venivano riutilizzate o eliminate. Tuttavia, senza un vero sistema di drenaggio, l'umidità ristagnava e gli odori tornavano rapidamente. La casa rinascimentale era quindi inserita in un ciclo continuo di sporco e tentativi di controllo. Non esisteva una separazione netta tra interno ed esterno. Ciò che veniva prodotto dentro usciva e ciò che stava fuori costantemente rientrava. Gli abitanti dovevano convivere con questo flusso, accettando che l'ordine fosse temporaneo e fragile. A questo punto è inevitabile chiedersi che effetto avesse tutto questo sulla salute, perché la casa rinascimentale non era solo il luogo in cui si viveva, ma anche il luogo in cui ci si ammalava. Secondo la medicina del tempo, l'aria stagnante e corrotta era una delle principali cause di malattia, perciò la casa doveva essere salubre, ben ventilata, esposta ai venti buoni. Gli architetti quindi teorizzavano l'orientamento perfetto delle stanze. Per questo si cercava quando possibile di arieggiare gli ambienti, di usare fuoco e profumi per purificare l'aria. Il problema era che nelle case comuni queste indicazioni restavano in gran parte teoriche. Aprire le finestre significava far entrare freddo e sporco, quindi l'umidità risaliva dai muri, il fumo stagnava e la promiscuità favoriva il contagio. La casa diventava così un continuo compromesso tra protezione e rischio. Quando poi arrivavano le grandi epidemie come la peste, questo equilibrio fragile si spezzava del tutto. In alcune città le autorità sanitarie intervenivano direttamente sulle abitazioni, isolando le case infette e limitando i movimenti degli abitanti. La casa da rifugio poteva trasformarsi in prigione. Ma anche senza la peste, la vita domestica era piena di insidie invisibili, come le pentole di rame non stagnate, che potevano intossicare lentamente, o l'acqua del pozzo nel cortile, che poteva essere contaminata dalle infiltrazioni del pozzo nero del vicino un po' troppo vicino. Si combatteva tutto questo con quello che si aveva: aceto per lavare i pavimenti e disinfettare, fuoco per purificare l'aria, erbe aromatiche per rafforzare lo spirito. La casa rinascimentale quindi non era solo lo sfondo della vita quotidiana, ma un attore attivo. Poteva offrire riparo dal mondo esterno, ma allo stesso tempo esponeva chi abitava a rischi continui. Vivere lì significava accettare questa ambivalenza, in un equilibrio instabile tra necessità, adattamento e sopravvivenza. Siamo partiti dall'immagine dei marmi lucenti e delle prospettive perfette, e alla fine di questo viaggio ci resta negli occhi invece una stanza semibuia, affumicata, dove l'odore di lavanda cerca di coprire quello del vaso da notte. In effetti, sotto molti aspetti, la casa del Rinascimento resta figlia del Medioevo. I muri, gli spazi e la gestione della vita quotidiana cambiano lentamente. Un uomo del 1300 alla fine non si sarebbe sentito troppo spaesato in una casa del 1500. Eppure qualcosa cambia. Cambia lo sguardo. Nasce il desiderio di ordine, di decoro, di una bellezza che non sia solo lusso, ma modo di abitare. Si iniziano a immaginare case più luminose e più salubri, anche se prima di avere i mezzi tecnici per renderle davvero possibili. Forse è anche per questo che il Rinascimento ci ha lasciato un'arte così grandiosa, perché mentre la vita quotidiana restava dura e faticosa, l'arte diventava uno spazio in cui cercare ordine, bellezza e dignità, quando la realtà materiale non poteva offrirli. Capire come si viveva in una casa del Rinascimento non ci serve solo per conoscere il passato, ma anche per ricordare che il nostro modo di abitare è il risultato di una storia lunga, piena di tentativi, errori e conquiste lente. Ora, la prossima volta che guarderete un palazzo rinascimentale, saprete che dietro quelle facciate perfette c'era una vita molto più complicata di quanto sembri. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like e iscrivetevi al canale. Potete darmi una mano anche lasciando un hype sotto questo video o abbonandovi per supportare il canale. Io vi aspetto su Instagram o qui alla prossima. Ciao!